ritrovati nella mia cucina e nel mio canale. Io sono Valeria e oggi ho realizzato per voi dei biscottini tipici siciliani. Ve li presento, guardate quanto sono bellini. Si chiamano reginelle, ovviamente io l'ho fatto in versione senza glutine. Se siete curiosi di scoprire come realizzare questi biscottini, guardiamo insieme cosa ci occorre per prepararli. Per preparare le nostre reginelle, ovvero i biscotti con il sesamo, ovviamente in versione senza glutine, andiamo a preparare la frolla. Andiamo a mettere un uovo che adesso andrò a sbattere. Andiamo a sbattere questo uovo. Sbattiamo l'uovo per bene. Aggiungiamo 100 g di zucchero semolato bianco, la scorza di un limone, un pizzico di zafferano, ovviamente il tutto deve essere sempre senza glutine, quindi andate a guardare per bene gli ingredienti degli alimenti che andate a comprare. Adesso andiamo ad aggiungere gli ingredienti secchi, ovvero 100 g di farina di riso e 150 g di fecola di patate. Adesso che l'impasto sta diventando più difficile da maneggiare, andiamo ad utilizzare le mani. Aggiungiamo tutta la nostra farina e diamo una prima mescolata e andiamo ad aggiungere 100 g di burro. La ricetta originale prevedeva lo strutto, quindi se volete essere fedeli all'originale, alla ricetta originale, andate a mettere 80 g di strutto. Se volete utilizzare il burro dovete metterne 100 g. Tagliate a tocchetti e aggiungiamo pure un pizzico di sale. E adesso impastiamo. Devo creare il panetto. Una volta creata la nostra frolla senza glutine, vedete è un po' più delicata, però è maneggiabile. Allora, questa però prevede, non è la solita frolla che faccio io, quella all'olio, che non necessita di un riposo in frigo. Questa vi ricordo che ho utilizzato il burro, quindi deve essere messa in frigo almeno 30 minuti. Quindi adesso prendiamo l'igola trasparente, andiamo ad adagiare il nostro panetto e lo mettiamo così coperto in frigo per 30 minuti. Ripresa la nostra frolla dal frigo, quindi una volta che sono passati 30 minuti, andiamo a prendere il nostro piano da lavoro, lo andiamo ad infarinare con della farina di riso e adesso andiamo a stendere il nostro panetto.
E adesso però non lo lavoriamo tutto in una volta, ne stacchiamo un pezzetto, questo lo rimettiamo da parte. E adesso andiamo a realizzare dei cordoncini. Una volta creato il nostro cordoncino andiamo a tagliare tanti piccoli pezzetti, dobbiamo creare i nostri biscotti e le reginelle bene o male sono di questa grandezza. Adesso vi ho detto che sono dei biscotti con il sesamo. Per far aderire bene il nostro biscottino al sesamo dobbiamo andare a mettere in una ciotola dove io ho messo 100 g di sesamo mezza tazzina di acqua che noi adesso andiamo a mescolare. Così noi andiamo a rendere appiccicoso il nostro sesamo e non avremo problemi a farlo aderire al biscotto. Mettiamo il nostro biscottino così. E lo andiamo tutto quanto a ricoprire con il sesamo. Vedete? E adesso lo andate a posizionare all'interno di una teglia foderata con della carta da forno. Procedete così con tutti i vostri biscottini. Ve lo faccio rivedere, prendete il pezzetto di pasta frolla e lo andate a ricoprire interamente con il sesamo. E lo sistemate sulla teglia. Una volta realizzate tutte le vostre reginelle, sono pronte per essere infornate, quindi le potete infornare in forno precedentemente riscaldato a 180 gradi, forno statico, per 15-20 minuti, dipende dal vostro forno. E voilà! Le reginelle senza glutine sono pronte per essere gustate. Buon appetito, un bacione dalla celiaca dell'Etna e mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta senza glutine tutta per voi. Buon appetito!